Buongiorno a tutti ragazzi, per questa nuova avventura vi ho portato in Ecuador. Inizierò la mia esperienza da Cuenca, la terza città più grande o la città anche meglio tenuta di tutto l'Ecuador, la capitale della cultura. Cuenca si trova nella Sierra, ossia tra la catena montuosa delle Ande, a 2500 metri d'altezza, e quest'oggi mi sono diretto a un'ora di distanza dal centro per portarvi a conoscere una delle cascate più belle dell'Ecuador, che è qui alle mie spalle. Quindi andiamo, iniziamo un'altra fantastica avventura, sempre solo sul canale di Lao Travelers. Sono divise in tre parti, di cui la più alta ha circa 300 metri di altezza. Sono coperto perché l'acqua mi arriva addosso e sente la potenza impetuosa di questa cascata. Con oggi sono esattamente 45 giorni che sono in viaggio da solo in Sud America, il viaggio più lungo e più challenge, più particolare che ho dovuto organizzare durante i miei viaggi in giro per il mondo, e ho quasi raggiunto i 100 paesi che ho visitato. A breve saranno tantissime altre avventure, mi raccomando, segui il video fino alla fine, lascia un like, un commento e segui il mio canale se ti piacciono questi video. Hasta luego chicos! Buongiorno a tutti! Questa mattina vi porto a scoprire uno dei segreti meglio custoditi dell'Ecuador, il Parco Nazionale Cajas. Sono super coperto perché è un parco che sorge dai 3100 metri fino ai 4450 metri, il punto più alto. Infatti inizia a sentirsi nuovamente la mancanza di ossigeno. Questo parco è molto importante perché il 60% dell'acqua potabile proviene proprio da qui, da due fiumi. Il termine Cajas nella lingua quechua, che è una lingua inca o addirittura pre-inca, significa cassa, perché loro lo vedevano come un punto d'ingresso per la montagna innevata, che è una delle cime più alte che abbiamo in Ecuador. Ricordare che le piogge sono molto frequenti in questa zona e sono molto importanti, in quanto una parte vanno a finire nell'Oceano Pacifico e un'altra parte invece vanno ad alimentare il fiume dell'Amazzonia, che è uno dei fiumi principali che troviamo in Ecuador, perché la parte sulla destra delle Ande è tutta la parte dell'Amazzonia e i fiumi sono importantissimi per le tribù che vivono in quel posto. Sono sulla parte più alta del Parco Nazionale, la vista alle mie spalle è nuvolosa. È arrivato il momento di tornare nel pullman. Fa freddo, piove e la vista non è delle migliori. Hasta luego. Ragazzi, siamo arrivati all'osteria, la parte esterna ve l'ho mostrata, è fantastica. Speriamo che il cibo sia altrettanto buono, andiamo. Al santuario della Virgen del Rocío, una chiesa molto particolare perché è costruita a metà all'interno di una montagna e metà all'esterno. Continuando il nostro percorso verso uno dei siti archeologici più grandi dell'Ecuador, questa signora che sta cucinando non il maiale ma la pelle del maiale, bene sia un piatto particolare del valore di $5, dove ti cucinano per 4-5 ore consecutive la pelle del maiale. Possiamo vederla lì dietro con una fiamma ossidrica tipo che sta cuocendo la pelle del maiale, che è di questo colore.
Una volta che la pelle del maiale si è cotta per bene, la tagliano, te la mettono in un piatto con del mais e te la fanno mangiare. L'ho assaggiata, ragazzi, ed è disgustosa. Che croccante la pelle, però c'è questo strato di grasso sotto. Ragazzi, sono appena arrivato a Inca Pirca, che in quechua, la lingua pre-inca che si parla qui solo in Ecuador, significa muro degli Inca. Questo è uno dei siti archeologici meglio tenuti di tutto l'Ecuador. Qui civiltà incaiche e pre-incaiche convivevano insieme, infatti si possono vedere i tipi di architettura diversa. In cima a questa cittadina Inca troviamo la sua struttura più imponente, che è l'unica struttura di tutto il regno Inca che è di forma ellittica, ossia il Tempio del Sole, costruito dalla parte più alta sempre per essere connesso più direttamente rispetto agli dei. E questo ha una forma geometrica perfetta rispetto a tutti gli altri edifici che troviamo nel regno Inca, e questa è proprio la rappresentazione della forza e del potere. Infatti in questo posto vivevano alle spalle la parte l'elite, le persone più ricche degli Inca, le persone che meritavano più rispetto. Pioggia, vento, ragazzi, il clima è completamente diverso dal Perù dove mi trovavo. Qui in Ecuador mi ha colto un tempo un po' grigio con pioggia, vento e freddo. Mi sembra un po' il clima che c'era in Bolivia. Ci siamo fermati e sono venuto al Museo del Mangiare, ossia questo ristorante, questa casona con tantissimi pezzi di antichità esposti tutti in giro, e mi dirigo al piano superiore per andare a mangiare, dove ci sono i ragazzi che mi stanno aspettando. Wow, bellissimo, ti immergi all'interno di una giungla, di queste casette tutte colorate, le scale colorate per arrivare al ristorante. Andiamo, abbassiamo la testa che i tetti sono tutti un po' bassini qui. Andiamo, un pezzo piccolo di sapone. Adesso, secondo la tradizione antica loro, ci dobbiamo lavare le mani. Ma sono cose che non si vedono più, però sono piacevoli. Com'è calda l'acqua. Gracias. Aquí tiene la toallita. La tovaglietta. Mi diceva, questa salsa I dipende sempre molto dall'umore delle persone. Se le persone sono un po' arrabbiate viene amara, altrimenti viene dolce. Visto che sono una persona sempre felice, verrà sicuramente dolce. Prima fermata alla scoperta delle bellezze di Cuenca, sono arrivato in una fabbrica di Panama Hat. Voi mi direte, sì, dal nome Panama Hat sono prodotti in Panama. No, ma questi cappelli famosissimi in tutte le parti del mondo sono prodotti qui in Ecuador. Vengono prese le fibre di questa pianta e vengono fatti nodi a mano singolarmente. Addirittura mi spiegavano che c'è una persona che produce solo 2 di questi cappelli all'anno, 6 mesi per produrre ogni cappello, e li vende in Giappone per un prezzo di $36.000 l'uno. Siamo a Cuenca, la terza città più grande per numero di abitanti. Si trova all'interno della Sierra, ossia all'interno della catena montuosa delle Ande, a 2500 metri di altezza. Camminando per le strade di Cuenca volevo raccontarvi una storia. L'Ecuador prima faceva parte della Gran Colombia, che comprendeva Ecuador, Venezuela, Colombia e parte di Panama. Poi piano piano, con varie guerre, si sono sciolti tutti quanti e si sono suddivisi tra di loro i vari territori. La bandiera dell'Ecuador, simile nei colori a quella del Venezuela e anche del Colombia, solo cambia il suo scudo all'interno, è fatta del colore giallo, blu e rosso. Giallo sta a significare come l'oro, la ricchezza di queste terre e il sole. Blu invece come il colore del mare, e rosso come il colore del sangue di tutti i soldati che hanno lottato per l'indipendenza di questi posti.
Come in ogni posto dove si va in Sud America, il cibo più buono si trova sempre nei mercati del posto. Questo è uno dei piatti locali fatto con la pelle del maiale, tutto l'intestino è una specie di zuppa. E questo è tutto il reparto dove si mangia il cibo. Poi ti sposti da un'altra parte e questa è tutta la zona invece dove ci sono i succhi, che è una cosa comune che incontro in tutti i posti, nei mercati generali. C'è la parte dove si mangia e c'è del cibo, la parte dove sono i succhi e c'è un'altra parte invece dove sono tutti i tipi di cioccolata, dolci, e soprattutto qui in Ecuador, perché l'Ecuador è famosissimo per la cioccolata negra, ossia la cioccolata senza latte, completamente pura al 100%, e anche il caffè ecuadoriano che è veramente buono, e dillo io che vengo da Napoli al suo perché. Ay, abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, abuela, abuela. Tráigame la canela. Sí, por favor. Tráigame la canela. Mi sono fermato a questa piccola tenda che si chiama La Tradición Agua de Pitimas e mi diceva che in lingua quechua, che è una lingua molto antica pre-incaica, significa un drink piccolo quanto grande. Le persone che lo provano in questo posto mi dicevano che ti aiuta a dormire meglio, ti aiuta con i problemi fisici, ma soprattutto internamente nella tua anima ti avvicina al Dio che sta in cielo. Questi sono fatti da alcune suore, perché il monastero a fianco ci sono 20 suore che non escono mai all'interno, escono solo qualche volta con il volto completamente coperto, e questo è uno dei modi con il quale riescono a mantenersi con i soldi per mangiare, vivere e tutto il resto. Il drink è molto buono, viene fatto dal fiore di una pianta e veramente ti rilassa, è fresco, ha un sapore unico ed è rilassante, quindi Siempre está horneando mi abuela y la casa se llena del olor en la cocina. Sono fermato in una fabbrica molto vecchia dove si fa la macana. La macana è questo indumento che vediamo a tutte le persone indigene, questa specie di sciarpa che si mette intorno al corpo e dietro caricano i bambini oppure il mangiare, o può essere anche usato come un pezzo ornamentale per quando si va a un matrimonio, anche a un funerale oppure a qualche festa molto importante. È fatto completamente a mano. Questa è la prima stanza dove fanno la lavorazione. Come vedete i materiali sono molto semplici, fili di cotone oppure di lana, e la maggior parte degli attrezzi sono fatti con materiali che si trovano di ferro o di plastica, anche a volte scarti, e vengono ricreati dei macchinari per lavorare. Adesso vi porto a vedere un altro processo molto interessante di come colorano queste macane. Le macane le colorano con degli ingredienti naturali, oppure se si vogliono raggiungere determinati colori diversi si fa con un piccolo insetto che può avere fino a 7 tonalità di colore differente. Venite a vedere che è una cosa molto interessante. Cochinilla, que es un insecto que vive en los cactus. ¿Sí? Questo è l'insetto che vi dicevo, e adesso lei lo mette tra le mani e inizia a sfregarlo. Che sono degli insetti piccoli, quindi li distrugge tutti quanti, li disintegra e automaticamente assumono un colore. Con un poco di acqua. Che è il colore rosso. Con un poco di acqua invece, Rojo carmín. guardate, con l'acqua diventa un rosso fuoco. Invece mettendoci una goccia di limone diventa arancione, ma la cosa più assurda, aggiungendo del bicarbonato diventa viola. Quindi è un insetto assurdo. In base ai liquidi interni di questo insetto che viene schiacciato si vengono a produrre fino a 7 colori differenti. Muchas gracias. Gracias también. Un'altra giornata alla scoperta di Cuenca e di tutti i piccoli puebli che la circondano è terminata. Da domani mi sposterò e inizierò un viaggio verso la capitale, Quito. Un viaggio che normalmente dura 7-8 ore in auto, però io mi fermerò in 5 giorni diversi in 6 città, alla conoscenza dall'Amazzonia alle Ande, alla costa, fino ad arrivare alla capitale. Quindi un'avventura molto eccitante che non è ancora terminata, ma sta iniziando solo adesso. Quindi continuate a guardare il video per scoprire le bellezze delle
Ecuador. Hasta luego, chicos.